Oggi parliamo di una parola molto piccola, ma molto pericolosa. Hai detto pericolosa, Mara? Sì, perché molti studenti pensano di aver capito cosa significa e poi scoprono che non è così semplice. La parola è magari. Magari, una parola che gli italiani usano continuamente. Può significare sì, forse, mai o continua a sognare. Dipende da quanto siete disperati. Per esempio, qualcuno dice una cosa bellissima, tipo «Quest'anno fai 3 mesi di vacanza?» E voi rispondete subito magari. Vuol dire nella mia fantasia sì. Nella realtà ho usato 3 giorni di ferie solo per andare dal dentista. In quel momento non state commentando la situazione, state esprimendo un desiderio, come dire sarebbe fantastico. Oppure qualcuno dice «Domani niente riunioni». E voi magari. Significa che vi piacerebbe molto. In realtà avete già 5 riunioni in calendario. Una si chiama Quick Sync. Figurati, durerà 2 ore. È il magari dei sogni, tipo domani mi sveglio alle 11. Magari, Oppure stasera mangiamo solo gelato. magari. Oppure ancora il vicino ha smesso di fare casino. Magari. Ecco, questo sarebbe davvero un miracolo. Quando succede controlliamo subito se è successo qualcosa di grave. A volte il magari si usa quando qualcuno vi chiede qualcosa e la risposta non è quella che sperate. Tipo, entrate in cucina e chiedete «C'è del tiramisù?» Aprite il frigo, guardate dentro e dite «Magari». Il tiramisù non c'è e se c'era, qualcuno è stato molto veloce. Un altro esempio molto realistico. Siete al lavoro. Qualcuno dice «Oggi usciamo presto». Silenzio. Qualcuno alza lo sguardo dal computer e dice solo magari». E tutti capiscono perfettamente. Infatti non serve aggiungere altro. Una sola parola e tutta la situazione è chiara. Desiderio, speranza oppure semplice rassegnazione. A proposito, Mara, se qualcuno ti dicesse «Domani niente dieta» Magari. e se ti dicessero «Ti regaliamo 3 settimane di ferie pagate». Magari. Ok, passiamo alla nostra rubrica Parola colloquiale e spiegata male. La parola di oggi è tipo. Ah, questa è utilissima, perché tipo può significare quasi tutto. Per esempio, qualcuno vi chiede «Com'era il ristorante?» E voi rispondete, era tipo molto elegante, infatti mi è costato un rene. Oppure raccontate una storia. Eravamo tipo 15 persone al tavolo. O ancora, ho visto un film strano, tipo una commedia, ma tutti morivano. Non ho capito niente, ma alla fine ho pianto. Ma tu piangi anche guardando i puffi, Mara. Tipo serve quando volete dare un'idea generale. Non una definizione precisa. È un modo molto comodo per spiegare qualcosa senza spiegarlo troppo. Gli italiani lo usano continuamente quando raccontano una storia. A volte anche troppo spesso. Tipo così? Esatto, tipo così. Se ascoltate una conversazione tra italiani, probabilmente sentirete parole molto piccole come magari, tipo, boh, allora, Quelle che nei libri sembrano poco importanti. ma che nella vita reale tengono insieme tutta la conversazione. Ed è proprio con queste che fate un passo in avanti enorme nella conoscenza della lingua. Scriveteci nei commenti qual è la frase che vi fa dire subito magari. Anche oggi ovviamente vogliamo ridere di voi, cioè siamo curiosi di vedere come lo usate. Ma dai, Dario, alla prossima!